Adesso incontriamo l'avvocato Cascini che prima di parlarci del progetto AgriPlus ci racconterà un po' la sua esperienza professionale. Ciao, buongiorno. Noi siamo qui a raccontare di AgriPlus perché abbiamo fatto un percorso. Questo percorso che ci accompagna da circa 18 anni ci ha visto partecipe di una serie di attività che io ho avuto fortuna e piacere di condurre prima come consulente, poi come imprenditore e quindi come organizzatore e coordinatore di una serie di processi. Il mio percorso inizia nel conoscere il mondo del vento, il mondo dell'eolico, della possibilità di catturare con eliche rotanti questa energia naturale che è l'energia del vento. Poi ho avuto qualche esperienza nel mondo del fotovoltaico, quella che mi ha illuminato da un punto di vista di possibilità di fare grandi cose è il solare termodinamico a concentrazione, che è una delle tecnologie più innovative nel settore, è una di quelle tecnologie che riesce a cambiare il paradigma della non programmabilità e non continuità della produzione da fonti rinnovabili. Quindi la nostra idea, l'immaginazione di creare qualcosa from scratch, come dicono gli americani, da zero, in un posto desertico e quindi un posto inabitato, dove andare a insediarci e immaginare che il nostro insediamento faccia bene all'ambiente. Io immagino con questo progetto di fare qualcosa che va un pochino oltre, cioè noi immaginiamo di fare del bene all'ambiente, di fare produzione non solo in modo sostenibile, ma in modo da antropizzare positivamente un'area che oggi è inospitale, è inutile, tra virgolette, al sistema produttivo. Non facciamo una guerra tra fonti, uniamole queste fonti e mettiamole a servizio comune di un progetto che può essere appunto rivoluzionario, cioè un progetto che possa consentire, oltre alla produzione di energia, anche la creazione di vita, e una vita vissuta senza emissioni di CO2, senza bruciare componenti fossili e che può essere infinita, ma unirla a un sistema di solare a concentrazione che trasforma l'energia del sole prima in energia termica e dà la possibilità quindi di accumulare in serbatoi questo calore che riusciamo a trasformare tramite gli specchi e del sole e poi utilizzare quella fonte di calore quando ti serve l'energia per produrre vapore e inserirla in un ciclo di produzione assolutamente tradizionale quali sono quelle dei centrali a carbone. La pioggia è l'acqua distillata per eccellenza. Usare quell'acqua fa sì che io in Marocco possa produrre il pomodorino del Piennolo delle pendici del Vesuvio, possa produrre la vaniglia del Madagascar. Avvocato, qualche dato su questi, cioè i numeri di questo progetto? L'idea che stiamo portando avanti è di insediarci in un'area che possa essere quella che va individuata tra le aree di Tarfascia e Dakhla, nel sud del Marocco. Parliamo di un'occupazione che può essere, diciamo, anche di 50.000 ettari. La nostra idea è di iniziare a insediare un'area che possa essere tra i 5.000 e i 10.000 ettari, poter realizzare l'impianto solare a concentrazione più grande del mondo, di circa 2.000 ettari. Allora immaginare l'insediamento di quella struttura che oggi a Partanna in Sicilia occupa un'area di 21 ettari e genera 24 ore al giorno energia elettrica trasformandola in energia termica. Quindi lì questo esempio reale che è in piccolo, però comunque un'area di 210.000 metri quadrati che ha impiegato un 130-140 persone per la sua costruzione su 3 anni più o meno di lavoro. Poi vedremo meglio nel corso della giornata, che è fatta da specchi piani. E questi specchi piani che disegnano parabole grandi anche 50 ettari, 100 ettari, quindi grazie al problema trovo la soluzione, che è quella di creare una città e un hub energetico, alimentare, idrico, che possa servire all'Europa, ma possa forse anche servire a quegli altri paesi africani, riuscire a rendere quella casa una casa confortevole.